Benvenuto o bentornato sul nostro canale. Oggi ti sfidiamo con un quiz sulla mitologia greca, un viaggio tra dei, eroi e leggende. Il quiz è composto da 30 domande divise in 3 livelli di difficoltà: facile, medio e difficile. Solo chi conosce davvero i segreti dell'Olimpo potrà arrivare in cima. Rispondi a 30 domande. Ogni risposta giusta vale un punto. Segna i tuoi punti e scopri il tuo livello alla fine. Siete pronti? Iniziamo! Difficoltà bassa. Chi era il re degli dei dell'Olimpo? Zeus. Era il dio del cielo e signore del fulmine. Governava tutti gli dei dell'Olimpo. L'equivalente romano era Giove. Quale creatura aveva serpenti al posto dei capelli? Medusa. Le creature che avevano serpenti al posto dei capelli erano le gorgoni. La più famosa è Medusa. Chi la guardava negli occhi veniva pietrificato. Chi era la dea dell'amore e della bellezza? Afrodite. Secondo il mito, nacque dalla spuma del mare. Per i romani era conosciuta come Venere. Chi fu l'eroe delle 12 fatiche? Ercole. In greco Eracle, e compì imprese leggendarie per espiare il fatto di essersi reso colpevole della morte della sua famiglia. Qual è il nome greco del dio del mare? Poseidone. Poseidone era fratello di Zeus e controllava i mari e i terremoti, identificato dai romani con Nettuno. Chi era la moglie di Zeus? Era, nome romano, Giunone, rappresentava la donna ideale, oltre ad essere la dea del matrimonio e della famiglia, protettrice delle donne durante il parto. Chi morì colpito al tallone durante la guerra di Troia? Achille. Fu ucciso da Paride che, per vendicare la morte del fratello Ettore, lo colpì con una freccia al tallone, suo unico punto debole. Come si chiama il dio messaggero? Hermes. È il messaggero degli dei, protettore dei viaggiatori, dei mercanti e dei ladri. Corrisponde al dio romano Mercurio. Chi era la dea della saggezza e della guerra strategica? Atena. Atena, Minerva presso i Romani, era la figlia prediletta di Zeus. Era considerata la protettrice di Atene e delle arti femminili. Quale mostro era metà uomo e metà toro?
Il Minotauro. Secondo il mito, il Minotauro fu rinchiuso nel labirinto di Cnosso, costruito da Dedalo, e fu ucciso da Teseo. Difficoltà media. Chi è il padre di Teseo? Egeo. Fu il nono re mitologico di Atene. Secondo la leggenda, si gettò in mare credendo il figlio morto, dando il nome al mare Egeo. Chi fu condannato a spingere un masso per l'eternità? Sisifo. Viene tormentato nell'Ade, dove è obbligato a spingere per l'eternità un enorme masso fino alla vetta, dove questo finisce per rotolare di nuovo giù a valle. Chi era il dio della guerra? Ares. Dio greco della guerra e figlio di Zeus ed Era. È noto per la sua aggressività e indole violenta. Poco amato sull'Olimpo, fu identificato dai Romani con Marte. Come si chiama la moglie di Ade? Persefone. La dea della primavera e regina dell'oltretomba è la figlia di Zeus e Demetra. In mitologia romana è conosciuta come Proserpina. Chi era il dio del vino e del teatro? Dioniso. Dio dell'ebbrezza, del vino e della natura feconda, rappresenta la gioia, la metamorfosi e l'estasi. Conosciuto come Bacco presso i Romani. Chi ha costruito il labirinto di Creta? Dedalo. Costruito dall'architetto ateniese Dedalo per ordine del re Minosse. Dedalo fu incaricato di creare un luogo intricato in cui rinchiudere il Minotauro, una creatura metà uomo e metà toro. Quante teste aveva l'Idra di Lerna? Nove. Viene descritto come un grande serpente marino anfibio dotato di 9 teste che ricrescono se vengono tagliate, e delle quali la centrale è immortale. Chi suonava una lira incantata e cercò di salvare Euridice? Orfeo. Quando Euridice morì, Orfeo, famoso musicista e poeta, viaggiò nell'Ade per provare a riportarla indietro con sé. Quale titano reggeva il cielo sulle spalle? Atlante. Secondo il mito, Atlante fu punito da Zeus per aver preso parte alla guerra contro gli dei olimpici, la Titanomachia, e fu quindi costretto a portare il cielo per sempre. Con quale arma Perseo decapitò Medusa? Una falce.
Perseo sconfisse Medusa grazie alla sua falce di diamante e utilizzando lo scudo di Atena, che gli permise di vedere il riflesso di Medusa e quindi di decapitarla senza restare pietrificato. Difficoltà alta. Quale divinità guidava le muse? Apollo. Apollo era il dio della musica, della poesia e delle arti, e le muse, 9 sorelle figlie di Zeus e Mnemosine, erano considerate le protettrici del sapere e dell'ispirazione artistica. Chi fu l'unico mortale accolto sull'Olimpo? Ganimede. Fu rapito da Zeus per la sua bellezza e lo fece diventare coppiere degli dei, incaricato di versare il nettare agli dei sull'Olimpo. Chi era la madre di Ercole? Alcmena. Alcmena era una regina mortale, sposata con Anfitrione, ma Zeus, il dio dei Greci, si unì a lei sotto le sembianze del marito. Chi era il dio del fuoco e della forgiatura? Efesto? Efesto, figlio di Zeus ed Era, era il fabbro degli dei. Nonostante fosse zoppo e poco avvenente, costruiva armi e oggetti magici per gli dei, come il trono di Zeus e l'armatura di Achille. Chi custodiva le mele d'oro nel giardino delle Esperidi? Il drago Ladone. Le Esperidi erano 3 ninfe che abitavano nel giardino e, insieme al drago Ladone, avevano il compito di proteggere l'albero delle mele d'oro. Chi era il dio greco dei sogni? Morfeo? Morfeo è figlio di Ipnos, dio del sonno, e appariva nei sogni sotto forma umana. Chi fu la dea che ricevette la mela d'oro da Paride? Afrodite. Paride, chiamato a giudicare la bellezza di Atena, Era e Afrodite, scelse Afrodite, che gli aveva promesso l'amore di Elena, la donna più bella del mondo. Chi era il dio della medicina nella mitologia greca? Asclepio. Era venerato come dio della guarigione, delle arti mediche e dei serpenti. Il suo simbolo era un serpente avvolto attorno a un bastone, un simbolo che viene utilizzato ancora oggi in medicina. Chi era la dea della vendetta e della giustizia retributiva? Nemesi. Puniva l'eccesso, l'arrogante successo, la fortuna e chi osava sfidare l'equilibrio imposto dagli dei. Quale titano era padre di Prometeo?
Giapeto. Giapeto era un titano, figlio di Urano e Gea, e uno dei pilastri che sorreggevano il cielo. Era il padre di Atlante, Prometeo, Epimeteo e Menezio. Come è andata? Andiamo a vedere il vostro punteggio. Se il video vi sta piacendo, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e accendete la campanella per non perdere i prossimi video. Se vuoi supportare il canale con una piccola donazione, puoi farlo con il tasto grazie. Se hai fatto da 0 a 10 punti, hai ancora molto da imparare. Forse gli dei non sono contenti, ma non disperare. Ogni eroe ha un inizio. Riprova e scopri tutti i misteri della mitologia greca. Se hai fatto da 11 a 20 punti, hai già una buona conoscenza degli dei e delle loro storie. Zeus ti osserva con interesse e Atena potrebbe offrirti la sua saggezza. Continua così. Sei a un passo dall'immortalità. Se hai fatto da 21 a 30 punti, complimenti. Sei un vero esperto di mitologia greca. Gli dei ti accolgono sul Monte Olimpo. Puoi banchettare con loro. Il sapere mitologico scorre potente in te. Grazie per aver partecipato. Speriamo che vi siate divertiti e che abbiate imparato qualcosa di nuovo. Al prossimo quiz!